Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunlight e in questo video delle Gorm Analisi analizzeremo Colossus, il signore atomico della Terra, terminando così le Gorm Analisi di seconda serie. O forse no. Allora, come ho detto in qualche video fa, ho intenzione, prima di proseguire con le Gorm Analisi di altre serie, di fare una Gorm Analisi apposta per aggiungere informazioni che non sono riuscito a darvi negli scorsi video, magari informazioni che non avevamo in quel periodo, oppure roba che mi sono scordato, semplicemente mi sono scordato, mi sono sbagliato, e anche per includere le apparizioni dei gormiti di seconda serie nella serie cartoon, così da completare al 100% questa serie. Non so se saranno due video separati o lo stesso video. Le apparizioni cartoon sono tante, non so se hanno bisogno di un video dedicato, forse più video dedicati, non lo so. Però ecco, il piano più o meno è questo. Però questa Gorm Analisi è tecnicamente l'ultima Gorm Analisi normale di seconda serie, quindi credo sia il caso di festeggiare, no? Ma prima, sigla! Colossus, il signore atomico della Terra, è un gormito dalle sembianze umanoidi, dotato di 4 braccia e ricoperto di rocce. Non c'è molto altro da dire al di fuori che è cieco dalla nascita. Ci sono parecchi personaggi in vari media a cui potrebbe essere ispirato. Goro di Mortal Kombat, Machamp di Pokémon, perfino Tenshinhan o Tenzing di Dragon Ball. Ma ho voluto cercare l'origine di questo tipo di personaggi dotati di 4 braccia. La fonte più probabile e popolare può essere la religione induista nella sua interità, dove quasi tutte le divinità posseggono più braccia, come segno di potenza divina. In particolare Kali, dea feroce e combattiva. Non ho intenzione di addentrarmici troppo, perché ne so davvero poco della religione induista e non vorrei dire cavolate. Quindi se qualcuno vuole dare informazioni aggiuntive su questa divinità o in generale sulla religione induista, lo faccio sapere poi nella sezione commenti, che magari troviamo anche più collegamenti. Eventi che riguardano Colossus. Colossus è uno dei personaggi principali delle saghe Grande Eclissi e il Grande Inganno, e appare anche in Eclissi Finale. La prima volta che lo vediamo sta flexando la sua potenza al suo popolo per convincerlo di essere nominato campione del popolo della Terra. Qui si autoproclama figlio della Terra. Lo vediamo poi sulla piana di Astreg, pronto per il torneo. Si scontra prima con Carapax, il signore del mare. Lo scontro lo costringe a scatenare tutta la sua potenza, ma esagera e apre una voragine sotto i suoi piedi. Sta per precipitare nelle profondità della Terra quando Carapax lo salva prima che sia troppo tardi. Collabora poi con Helios e Barbataos per scagliare un colpo contro Orrore Profondo e salvare Carapax. E poi partecipa all'alleanza dei popoli del bene per tenere a bada il popolo del vulcano. Nel corto Il Grande Inganno, Colossus soccorre Carapax quando viene sconfitto da Helios e dice la sua frase iconica: "Maldito!". Mentre nel magazine viene raggiunto da Helios in forma atomic nei suoi territori, che lo sfida in un combattimento sulla piana di Astreg. Il vecchio saggio, in entrambe le fonti, poi lo contatta telepaticamente per avvisarlo della gravità della situazione e gli spiega come ottenere i suoi poteri atomic. Colossus segue le indicazioni del vecchio, va nella caverna di Roskamar, affronta Roscalion, il guardiano del popolo della Terra. Roscalion è più potente di lui, ma Colossus sfrutta l'ambiente per farlo precipitare. Nel fondale della caverna di Roskamar trova le gemme di Muscor, o di Mascor, come preferite, e con esse ottiene il vigore muscoriano, il potere atomic del popolo della Terra.
Ormai più potente che mai, va alla piana di Astreg e affronta Helios. È in vantaggio, ma arriva Orrore Profondo che lo attacca a sorpresa. Viene però salvato nuovamente da Carapax e insieme a lui affrontano i signori dell'aria e del vulcano Atomic. Nella saga dell'Eclisse finale veniamo a sapere che il combattimento risulterà nella loro sconfitta. Inoltre i popoli del mare, l'alleanza fra il vulcano e l'aria, hanno cominciato un attacco su tutta Gorm in forma di un bombardamento a tappeto. I popoli del bene vengono quindi sconfitti e i loro signori sono impotenti. Vagando per Gorm finiscono tutti e tre alla piana della mistica rugiada. Discutono della situazione e si rendono conto ancora di più della crisi in cui si trovano. Un dolore attraversa i loro cuori e disperati si stringono in un abbraccio attorno al sacro altare della vita. Le loro lacrime finiscono nell'altare e un fascio di luce si solleva nel cielo. Qua nel magazine arriva Falco Silente dopo essere fuggito dal suo popolo. Colossus lo attacca a vista, ma viene poi fermato da Barbataus. Dal cielo viene richiamato il suomo luminescente e quindi da questo momento in poi Colossus non è più un protagonista principale. Appare brevemente nel corto di Eclissi finale e poi basta. Dal foglietto illustrativo della serie cartoon veniamo a sapere che Colossus è finito nella bolla dimensionale assieme a molti altri gormiti e si trova tuttora lì probabilmente. Viene citato nella canzone non ufficiale Venti di guerra dei Gormen. Passiamo finalmente alle sue abilità. Qui ci divertiamo. Allora, Colossus è abbastanza basico nelle sue abilità. È un gigante con una corazza di pietra impenetrabile ed è dotato della forza smisurata della Terra Madre e per questo riesce a fare un sacco di robe sbrigate. È cieco dalla nascita, ma percepisce ciò che ha intorno grazie ai suoi poteri magici. Nella sua forma base in Serie 2 lo vediamo usare solo una tecnica con nome nel magazine, cioè l'antico maglio distruttore. Colossus in questa mossa colpisce il terreno con una forza tale da aprirlo in due. A quanto pare necessita del consenso di Madre Terra per utilizzarlo, ma se vogliamo essere degli atei gormitici e non credere in una forza superiore, ciò vuol dire che semplicemente a volte colpisce punti nel terreno sotto di lui che non reggono il colpo e quindi l'apertura è più grande di quello che prevede. Non è però una tecnica così sorprendente se consideriamo la sua forza. Infatti le sue quattro braccia sono come dei martelli con cui distrugge ogni suo ostacolo e può generare dei veri e propri terremoti sia localizzati che in tutta l'isola. Ma non è capace di farne solo con le braccia. Con il suo passo fa tremare il terreno in tutta Gorm. E anche se ci viene detto che le scosse riescono al massimo a far increspare le acque delle lagune interne, non è poco, se consideriamo che è soltanto un modo per manifestare la sua potenza nella sua essenza profonda, cioè flexare. Nel corto vediamo che sa aprire il terreno abbastanza da far fuoriuscire della lava, o almeno del calore, ma dato che non sappiamo per bene quanto è grande e profonda la crosta di Gorm, non lo possiamo usare come esempio della sua potenza. Finora possiamo usare al massimo le scosse che provoca con il suo passo per sapere qualcosa in più su di lui. Se vogliamo calcolare l'effettiva forza dobbiamo supporre che ogni suo attacco sia dovuto unicamente dalla sua incredibile potenza e non da qualche tipo di controllo elementale, ok? Allora, uso la scala di Richel per i terremoti perché è l'unica capace di darmi una sorta di quantitativo energetico. Più o meno si potrebbe dire che le scosse che provoca con il passo sono comparabili, se non superiori, ad una scossa di magnitudo 1.5. L'energia rilasciata dalle scosse di questa magnitudo è di circa 11 megajoule. Megajoule, cioè 11 milioni di joule. Quindi, supponendo che l'energia fornita al passo di Colossus viene trasferita completamente al terreno e non viene assorbita, quindi il caso minore, possiamo calcolarci il peso del signore atomico della Terra. All'incirca possiamo dire che Colossus è alto come il sommo luminescente, che vediamo durante la serie Eclissi Suprema essere circa sui 3 metri di altezza. Varia un po' in base all'inquadratura, quindi all'incirca è 3 metri, se non di più.
Di conseguenza ci possiamo calcolare l'altezza del suo passo, dai corti e dal fumetto. Il suo passo medio è meno di un terzo della sua altezza, ma considerando che per causare un terremoto ci metta in tensione, il passo risultante è più alto e quindi approssimiamo a un terzo dell'altezza. Vi faccio un esempio. Colossus lo vediamo camminare con un passo così, tipo, ed è più o meno di un terzo dell'altezza. Ma se è un passo con intenzione, il passo sarebbe tipo, capito? Approssimo parecchio l'altezza del passo, perché il passo umano è molto più alto, perché Colossus ha delle gambe molto strane, quindi alzarle ancora di più non so se è molto in grado, ecco. Questa sorta di approssimazione per eccesso poi la uso per compensare l'approssimazione per difetto successiva, cioè che si spinge a terra con accelerazione gravitazionale. Mi spiego meglio. Anziché fare un passo con intenzione così, fa un passo con intenzione così, sfruttando l'accelerazione e la gravità per spingersi al terreno senza usare muscoli aggiuntivi. Ciò dovrebbe compensare l'altezza e qualche sorta di eccesso che possiate considerare voi o io, cioè in generale. Io approssimo sempre per difetto, cerco sempre di approssimare per difetto. Passiamo quindi ai numeri effettivi. Considerando l'altezza del passo, la forza necessaria a sprigionare quell'energia con un momento di 1 metro è di circa 11 meganewton. Quindi sempre con 6 zeri dopo l'11. Considerando l'accelerazione di gravità terrestre come gravità di Gorm, non ho avuto voglia di calcolarmi la gravità su Gorm, possiamo calcolarci il peso di Colossus, che è di circa 1000 tonnellate o 1 milione di chili. Praticamente finire sotto i suoi piedi è come essere schiacciati da una pressa idraulica, ecco. Dato che conosciamo ora il peso di Colossus, possiamo calcolarci un sacco di roba. Ho pensato principalmente alla potenza dei suoi pugni o alla forza dei suoi pugni. Ho trovato una formula online per calcolare la forza di un pugno ed è quella che vi metto nella sezione nei sottotitoli. Non ricordo bene come ho trovato l'accelerazione e la velocità media del colpo, ma sono arrivato a 31 meganewton di forza per pugno, il che ci fa rivalutare Carapax perché ne subisce un po' di questi pugni. Ma se secondo voi questo è troppo, oppure le troppe semplificazioni non vi fanno credere molto ai miei calcoli, ho trovato un modo più diretto per calcolare l'entità della sua potenza. E il risultato è perfino maggiore di quello trovato prima. Ci sono parecchie manifestazioni della forza nell'arco dei corti e del magazine che non riguardano soltanto i terremoti. Ad esempio, per una volta, per flexare, distrugge completamente un macigno con tutte e 4 le braccia. Oppure nel magazine con un pugno scaglia via Carapax, facendolo sbattere contro una roccia. Nel corto invece lo butta a terra con un doppio montante. Ma c'è una cosa che mi ha stupito particolarmente. Alla sua introduzione nel corto di seconda serie, lo vediamo prendere una roccia più grande di lui con 2 braccia, per poi lanciarla così lontano da non poterla più vedere. Ho fatto un po' di calcoli con le dovute approssimazioni. Abbiamo una roccia di diametro 1,5 volte l'altezza di Colossus, 3 mezzi dell'altezza di Colossus, che suppongo essere un batolite per colore e perché ha una densità non troppo elevata ma neanche troppo bassa, di circa 2,8 tonnellate al metro cubo. Passiamo al lancio vero e proprio. Colossus impiega 1 secondo per lanciare la roccia a velocità di fuga, cioè la velocità minima per far uscire un oggetto dall'orbita terrestre. Quindi l'accelerazione è di 11 km al secondo quadrato. Già a questo punto ci dovremmo rendere conto di quanto è superiore Colossus rispetto a Lanciamassi. Infatti in una scorsa Gorm Analisi abbiamo calcolato che quest'ultimo riusciva a lanciare rocce alla velocità di 800 metri al secondo
e l'avevo mostrato e presentato come l'apice della potenza, ma qui abbiamo più di 10 volte la velocità delle rocce lanciate da lanciamassi, con delle rocce molto più grandi di lanciamassi stesso. E adesso che abbiamo qualche dato in più, possiamo calcolarci anche qualcosina in più. Infatti ci possiamo calcolare la forza necessaria per lanciare una roccia di 119 tonnellate ad un'accelerazione di 11 km al secondo quadrato. E questa forza è di, rullo di tamburi, 1,3 giganewton. Sono 1,3 miliardi di newton, 9 zeri dopo l'1. Possiamo dire che con ogni suo braccio può esercitare una forza di 650 meganewton, 150 milioni di newton. Considerando che circa il mio braccio è un terzo della mia altezza, nel caso di Colossus sempre circa un metro. Quindi un pugno, supponendo eseguito con la stessa forza di lancio, scatena 650 megajoule. Sto facendo il calcolo inverso rispetto a prima. 2 volte l'energia rilasciata da un terremoto di magnitudo 2,5. Questo con un pugno solo. Se riuscisse a eseguire un pugno con tutte e 4 le braccia, allora abbiamo un magnitudo 3. Ho visto circa che sono 500 kg di TNT, ecco, come energia. E finora non abbiamo nemmeno parlato della forma atomica. Con il vigore di un scoriano, infatti, la sua resistenza e potenza aumentano ancora di più, assieme ai suoi poteri magici. Mi ero completamente scordato che, oltre la forza smisurata, Colossus ha una percezione spaziale attraverso la magia, il che vuol dire che ha una percezione di 360 gradi attorno a sé, che crea un piccolo problema perché è stato colpito a sorpresa da orrore profondo durante il corto atomic, ma la possiamo risolvere dicendo che si è fatto uno scudo magico, mettiamola così. Poi nel corto atomic lo vediamo saltare fino ad Helios che sta in volo e lo vediamo usare una tecnica speciale, raffica atomica, che consiste o in sfere di energia magica o in rocce incantate lanciate ad alta velocità. Anche se mi sa che non ha bisogno di aggiunta magica ai suoi attacchi, quando può letteralmente lanciare in orbita qualsiasi gormita che si ritrova davanti. Cioè, non so se vi rendete conto, ragazzi. Abbiamo letteralmente un gormita capace di far tremare la Terra solo camminando, lanciare le rocce di ogni misura fuori dall'orbita, con percezione spaziale magica a medio-lungo raggio che gli permetterebbe, immagino, di percepire incubo di fuoco, anche se quando diventa invisibile. Io non so che dirvi di più di così. Finora, secondo me, è il gormita più forte che abbiamo mai analizzato. E anche se questi attacchi venissero fatti con qualche tipo di controllo elementale, è comunque un individuo che può lanciare le rocce alla velocità di fuga e, caso fosse energia elementare, può prendere il terreno sotto l'avversario senza problemi per lanciarlo fuori in orbita. Quindi non è che cambia granché se è semplicemente la sua forza o è un controllo elementale della Terra. Spero che non ci siano errori di calcoli. Mi pare di no, per quanto ne so io. In caso fatemi sapere nella sezione commenti. Ho dimenticato una cosa. Colossus era un altro dei gormiti del concorso per i nuovi character design che era stato fatto nel 2013-2012, non ricordo precisamente. Monterò qua video qualcosa per essere più precisi.
Direi di chiudere il video qua, ma nel mentre che faccio gli ultimi saluti voglio mettere alcune fan art, voglio cominciare a mettere alcune fan art che ho trovato online riguardo al tema del video, nel mentre che parlo alla fine del video, così che voi guardate la fine del video almeno per vedere le varie fan art che ho trovato online e in più pubblicizzo i contenuti della community. Ricapitolo, le Gormanalisi di seconda serie si concluderanno con o il prossimo video o la prossima Gormanalisi o con quella successiva, con gli errori, le aggiunte e le parti della serie cartoon che non ho trattato nelle ultime Gormanalisi. Per la programmazione vi ricordo, i video escono all'incirca ogni 2 settimane, ogni tanto faccio qualche strappo alla regola, ma ogni 2 settimane. E niente, grazie per aver visto il video, grazie per... spero che vi iscriviate, se l'avete fatto grazie mille, per quelli già iscritti grazie mille. E mettete like se potete, commentate se volete, se... così aumenta l'interazione con il video e facciamo pubblicità a questa piccola community in cui ci troviamo. Ci vediamo al prossimo video. Se volete potete venire a guardarmi in live ogni mercoledì e venerdì alle 10 di sera, link in descrizione, e in quei giorni faccio robe gormitiche, ok? Link sta in descrizione. Avete capito dove, nella piattaforma viola. E se volete seguite la pagina Instagram, a volte aggiorno lì. Ci sono anche i post della community. Fatemi sapere se volete più post della community oppure se volete che li limito. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Grazie di tutto. E niente, basta. Io non so chiudere i video. Sono 2 anni quasi che faccio video su YouTube e non li so ancora chiudere. Non li so ancora chiudere. Cioè, in realtà 2 anni che faccio i video su questo canale. Su YouTube è un altro conto. Ancora non so chiudere i video. Io, guarda, sarebbe da riempire de botte chiunque mi abbia insegnato a non chiudere i video.